Perché un paio di cuffie e un microfono? La cosa che più mi perprime nel mondo del live streaming è che molta gente fa live streaming ormai da mesi e vedo tantissima gente che usa ancora un paio di cuffie come queste, col microfono delle cuffie, che ci sta per iniziare, però dopo un po', a parer mio, questo ovviamente è un acceso dibattito di cui possiamo discutere nei commenti, è il caso di dare quel tocco di qualità in più, magari senza investire centinaia di euro per dei microfoni, ma solo avere un microfono esterno come questo di Tonor che onestamente costa meno di 40 euro, siamo intorno ai 35 euro, può cambiare drasticamente il modo in cui i vostri spettatori ascoltano la vostra voce. E quindi quello che voglio fare oggi in realtà è prendere un paio di cuffie come queste che costano oltre 200 euro e testare il microfono di queste cuffie con questo microfono di Tonor, il TC777 da 35 euro. Bentornati a Bestie Sexy, qua Luca De Pazzi, il vostro live streaming coach, e andiamo a aprire subito questo microfono con questo nuovo taglierino che mi è arrivato, che è veramente fantastico, comodissimo. Tagliamo i due seal qua, perfetto, ok. Tonormic.com, che è una garanzia, ragazzi, di 2 anni, quindi questo prodotto è garantito da Tonor per 2 anni. Probabilmente avete già sentito parlare di Tonor perché nel periodo live streaming boom 2020 tanta gente acquistava questi microfoni perché erano economici e sono perfetti in realtà per iniziare a fare live streaming, perché senza spendere tantissimi soldi si ha una buona qualità. Poi andremo ovviamente a sentire il microfono come suona e lo confronteremo, come vi ho detto, con le cuffie di SteelSeries, le Arctis Pro Wireless. Arriva anche con un manuale di istruzioni sempre molto completo, tra l'altro, ovviamente compatibile sia con Mac sia con Windows, plug and play, e abbiamo il nostro kit. Abbiamo un windscreen, un windshield, quindi un pop filter, chiamatelo come volete, e molto carino, wow! La cosa che a me non piace sono i windscreen, i pop filter giganti che coprono il volto. È una cosa secondo me molto stupida in realtà quando si fa live streaming, avere queste cose che coprono praticamente metà faccia, per il semplice fatto che si fa più fatica ancora a vedere le espressioni facciali. Quindi ottimo, piccolino, quello che serve giusto per coprire la capsula in realtà del microfono. Estraiamo il tutto, è già montato, sì. È già tutto montato, ragazzi. Ok, mettiamo da parte un attimino la scatolina. Abbiamo anche un altro tipo di pop filter, non ci facciamo mancare proprio nulla, e come vedete è un po' ammaccato perché è stato impacchettato praticamente per un sacco di tempo, quindi la sfida è lasciarlo qua di fianco e vedere se entro fine video prende la sua forma giusta e corretta, quindi vedremo a fine video se possiamo utilizzarlo. Il microfono arriva con questa bacchettina già montata che credo si possa anche svitare se non utilizziamo questo. Adesso facciamo un test. No, non si può smontare a quanto pare, indipendentemente da se utilizzeremo poi questo pop filter o meno, rimane questa bacchettina che dobbiamo trovare il modo di sistemare. Ma io normalmente preferisco windscreen a questo qua perché esteticamente non mi fa impazzire. Abbiamo questa sorta di treppiede, comunque stand, che ci permette di fare stare il microfono in posizione. Molto stabile, non abbiamo nessun tipo di manopolina per regolare la tensione, ma devo dire che è già impostato di standard di fabbrica in maniera corretta e della, diciamo, resistenza giusta. Una cosa che però ho notato che non mi piace per niente è il fatto che non abbia una USB detachable, quindi non si può staccare la presa, quindi ve lo pippate così. Se questo si rompe, è vero che c'è una garanzia di 2 anni, però dovete cambiare il microfono. Altra cosa che possiamo fare è avvitare questo windscreen per farlo stare dove vogliamo. Considerate che questo microfono ha un pickup cardioide, quindi andrà a prendere prevalentemente i suoni che arrivano dalla parte frontale dove c'è il logo Tonor, quindi non voglio vedere nessuno che lo tiene così perché non serve a niente, non è un microfono da palcoscenico, quindi il pickup, cioè la voce, viene presa da questa parte qua, quindi c'è la capsula è qua. Quindi la cosa che dobbiamo fare con questo effettivamente è metterlo frontale in questa maniera, quindi posizionarlo così in modo tale che i nostri pop filter, i nostri P, le nostre T, le nostre B un po' meno, non vengano appunto prese in maniera fastidiosa per il nostro pubblico. Una cosa interessante, abbiamo anche una piccola strap, niente di che, però comoda. Il cavo è abbastanza lungo, abbiamo circa un metro e mezzo di cavo, che è più che sufficiente per credo chiunque in realtà. E un'altra cosa interessante è che se noi abbiamo una boom arm, io per esempio ne ho una di Tonor, possiamo svitare questo bel bambino e metterci
appunto la boom arm e tenercelo vicino alla bocca, che sicuramente migliora la qualità del suono e andrà a ridurre poi quello che è il rumore circostante se lo configuriamo in modo corretto. Dopo vi faccio vedere. La cosa che andiamo a fare adesso è collegarlo al PC, è plug and play appunto, quindi non abbiamo un problema di software, non dobbiamo installare niente, semplicemente una volta collegato verrà riconosciuto come fonte di input audio e possiamo utilizzarlo normalmente. Adesso andiamo a fare qualche test. Collegato tutto, adesso siete ancora con l'audio della mia fotocamera, del mio microfono collegato alla fotocamera che è uno shotgun, e adesso faremo dei test sia con le cuffie che sto indossando, ricordo sono Artis Pro Wireless, oltre 200 euro, e il nostro Tonor TC777. Adesso state ascoltando Tonor TC777 a circa una spanna di distanza dalla mia bocca, senza nessun filtro. Potrei andare a regolare i volumi, quindi il guadagno poi in post produzione, ma non metterò nessun filtro. Adesso leggiamo un testo e passerò da un microfono all'altro senza dirvelo. Loro non sanno di che parlo, voi siete sporchi di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando, scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori. Non male, vero? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa qualità di questo microfono, anche con un emoji se non avete sbatto di scrivere, mettetevi la vostra emoji preferita e non dimenticate di spaccare il tasto like se vi sta piacendo questo video e se vi sta tornando utile anche per il confronto. Se siete alla ricerca di un nuovo microfono sicuramente vi va a schiarire un pochino le idee su se è il caso di prenderlo o tenersi le cuffie. Detto ciò voglio fare due test, uno per vedere quanto rumore rimuove, a parte ovviamente la nostra voce, e due voglio capire un attimo come funziona questa shock mount, o meglio come è strutturato il microfono, cioè quanto toccandolo diciamo dà fastidio. E questa è una cosa abbastanza importante perché anche capita in live streaming che ci muoviamo e quindi tante volte succede che viene appunto urtato il microfono. Allora, così sto parlando di fronte al microfono, così sto parlando di lato al microfono, dal lato destro del microfono, così sto parlando nella parte posteriore del microfono con lo stesso tono di voce e a circa lo stesso volume, non sono perfetto. Così torniamo verso il fronte, adesso sono sulla parte sinistra del microfono a 90 gradi. E infine torniamo al punto di partenza, alla parte frontale del microfono. Test anti-urto, allora muovo un po' il tavolo. Fatemi sapere che ne pensate. Top o flop? Cosa ne penso di questo microfono? Personalmente lo ritengo molto valido, soprattutto per chi vuole fare questo upgrade. Ho fatto appunto un test con delle cuffie per farvi capire di fatto quanto non serve in realtà avere delle cuffie da 300 euro, soprattutto se andiamo a cercare di migliorare leggermente la qualità del microfono. Quindi se avete un paio di cuffie e volete comprare un paio di cuffie più costose perché pensate che il microfono sia migliore per fare live streaming, lasciate perdere. Prendete piuttosto un microfono e tenetevi le cuffie vecchie se lo fate solo per l'input. Ovviamente questo discorso è più che altro indirizzato a content creator e a live streamer, perché avere un microfono di qualità super eccelsa per solo giocare con gli amici forse non serve, in tutta onestà. Però se vogliamo ovviamente parlare e far sì che la nostra voce passi a uno spettatore in modo migliore, questa idea, questo microfono è davvero una buona scelta. La cosa che non mi è piaciuta personalmente, a parte il colore, non capisco perché la scelta di questo blu, avrei preferito probabilmente un nero, non esistono altre colorazioni, quindi abbiamo solo questo blu metallizzato, e il cavo non mi piace che sia collegato e non si possa staccare, perché se vogliamo cambiare il cavo ce ne serve uno più lungo. Di fatto l'unico modo che abbiamo per estendere la lunghezza di questo cavo è prendere un'estensione. Il trepiedino è veramente carino, molto solido, veramente stabile, la cosa mi piace molto, e il nostro pop filter in spugna è ancora tutto deformato, però vabbè. Facciamo rapidamente un test con e senza i vari pop filter, quindi così, kit completo, Tonor TC777, Papa Pestal Pepe a Pisa, Papa pesa il Pistal Pop, così senza nessun tipo di pop filter, quindi Papa Pestal Pepe a Pisa, Tarallino, 33 trentini andarono a Trento trotterellando tristemente, non mi veniva. Non dimenticate di spaccare il tasto like, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video e scampanellare. Ringrazio Tonor per avermi inviato questo TC777 e noi ci vediamo alla prossima.